Uno penserebbe che nel Sahara sempre sole, invece le mattine, soprattutto nel Sahara occidentale, può capitare che ci sia la nebbia. Io non uscivo dalla tenda perché sentivo vento, non vedevo il sole, c'era addirittura umido. Dicevo, boh, sarà ancora presto. Poi guardo l'ora, le 8:30. Dico, oh caspita, allora è uno di quei giorni in cui si leva la brume, la nebbia. Ed eccoci in piena nebbia, adesso già si è alzata, ma fino a un quarto d'ora fa quelle piante lì davanti a me si intravedevano appena. Adesso direi che la situazione padana pian piano si sta regolarizzando, però bella schifezza, devo dire. Porca miseria. E non vi dico lo smontaggio della tenda tra sabbia e vento che tirava. Una meraviglia. Io mai più tende grosse della Quechua, questa qui grossa fa veramente pietà. Piegarla è una battaglia campale che non ho più voglia di fare. Bene, adesso puliamo la pentola di ieri sera, ci facciamo la colazione e ci rimettiamo in marcia. Sperando di trovare la pista, ma sì, ma si solleverà bene sta nebbia, che sopra il cielo dovrebbe essere azzurro, ma finché la nebbia non si dissolve. Comunque io non riesco a capire da dove venga questa roba qua, perché il vento non arriva dal mare, che dovrebbe essere là, ma arriva da terra, e da terra tutta st'umidità dove la tira fuori, che c'è solo il Sahara di là? Boh, mistero. Andrò a leggermi qualcosa di meteorologico sulla zona perché è veramente strano. Se me l'aspetto dal mare ma non da terra, e invece arriva da terra. Boh. Vabbè, good morning, colazione, poi si parte. Siamo sulla pista. Ci sono ancora delle tracce, quelle fresche che ho visto ieri, quindi va bene. I tassi sono a destra e a sinistra. Si può andare. Boh. Madame e Monsieur on y va, e come avete visto adesso è di nuovo tutto sereno, c'è qualche nuvoletta, ma sole, comincia a fare calduccio, però un freddino così al mattino non me lo aspettavo, ecco, diciamo che è stato inaspettato. In ogni caso va bene, adesso dobbiamo andare avanti e andare fino a Piranzarane, che non è tra tantissimo, via, mattinata ci arriviamo, anche se tra una balla e l'altra siamo partiti alle 10:15, quindi mai una volta che si riesce a partire presto, smonta la tenda, asciuga la roba. Stamattina poi c'erano anche le formiche ovunque che rompevano i coglioni. Dal campo ci sono 45 km di pista prima di raggiungere l'asfalto della strada che congiunge Oum Draiga ad Akhlab. È scorrevole, ben tracciata, con un po' di tolondulé negli ultimi chilometri. Bello, che bella vista che c'è. Schifo di terreno, ma una bella vista. Guzman. Ed ecco che là in fondo appare il pilone di trasmissione dove dovrebbe esserci anche la giunzione con l'asfalto. In teoria dovremmo esserci, quindi quasi finito questo lungo tratto della Paris Dakar. Ecco il pilone, siamo arrivati ragazzi.
mia Nemvera, ma ci siamo, oppa! Eccoci! Pilone e asfalto! E voilà! Abbiamo raggiunto il Goudron. Non arriva nessuno. Ed eccoci arrivati. Questo è il mitico pilone che segna l'arrivo al Goudron. Adesso abbiamo un po' di chilometri per arrivare a Biranzarane, dove grosso asfalto, dove andremo a fare una bella colazione, se riusciamo, e un rabbocco. Dovrebbe esserci anche un albergo adesso, un bar o qualcosa. Così dicono le guide. I TAS proseguono, guarda di là. Tutti i TAS che proseguono per l'altro pezzo di pista che va giù, ma che non faremo. Bene, sono proprio contento, ce l'abbiamo fatto, finalmente. Ok, dai, velocità, adesso mettiamo in velocità warp dell'asfalto e arriviamo a Biranzarane velocemente. On y va! Bene, naturalmente adesso che servirebbe la nostra meravigliosa GoPro o è morta o ha deciso di non funzionare, non si sa bene per quale motivo. Comunque stiamo arrivando a Biranzarane, eccoci. Biranzarane. Una delle cose da dire di Biranzarane che cos'è? Che questo era il pozzo, l'unico pozzo della zona per centinaia di chilometri, degli Ould Delim, che era la tribù quella che ha resistito di più ai francesi e agli spagnoli, ha continuato ad attaccare e a combattere fino alla fine. E tra l'altro erano più che altro predoni, non allevavano cammelli, non allevavano truccone, niente, ma facevano prima a fare delle razzie che secondo loro era molto più nobile che allevare animali. Praticamente sono stati ridotti alla tranquillità negli anni 30, anzi forse nel 30. Ho una macchina finalmente, militari. Sarà un controllo da qualche parte o no? Poi anche un camion ci viene incontro, incredibile ragazzi. Siamo nella civiltà. Distributore. Moschea. Ho scritto che a Goscio si va dove non puoi andare, immagino, magari che non so cos'è, a destra si va da 60. Abbiamo una bellissima rotonda, perché anche qua i sindaci fanno rotonde, è una rotonda triangolare, però abbiamo la rotonda, ecco, nessun controllo stranamente, e noi andiamo qua al meraviglioso distributore. Militari e quant'altro, e forse c'è anche un posto dove mangiare qualcosina, vediamo. Station Biranzarane.
militari naturalmente. Vediamo un po' la voiture. Beh, come avete visto, Biranzarane è un posto abbastanza squallidino. C'era questo bar-ristorante, chiamiamolo come vogliamo, che era una delle cose più tristi che abbia mai visto. C'era anche un negozio fornitissimo, fondamentalmente acquirenti e varie, sono il 99% sono militari, e ognuno che si faceva la sua piccola spesa, e l'unico che ha avuto un sorriso è stato un militare che ho aiutato a aprirsi una scatoletta che gli si era rotta la linguetta per aprire, gli ho dato il mio coltellino svizzero e se l'è aperta. L'unico che mi ha fatto un sorriso. Tutti gli altri, dei musi, madonna ragazzi. Capisco che non deve essere piacevole fare i militari in questo posto perduto e dimenticato da Dio e dagli uomini, però vabbè, tant'è. In ogni caso mi sono allontanato di 1,5 chilometri da Biranzarane, ho trovato una caccia, terreno sporco come sempre, perché quando ci sono 4 umani in questo paese si riesce a immerdare tutto, ma pazienza. Adesso mi fermo e mi mangerò questo simil vashkeri, che non è una vashkeri ma ci somiglia, con un po' di pane che ho comprato nuovo, e poi, visto che qui pare che il telefono prenda, adesso proverò anche a mandare due messaggi a chi di dovere. Adesso pausa, se mangia qualcosa, ci beviamo un po' d'acqua. Altre cose ne abbiamo? No, non ho stato un pirla, devo prendermi una coca, non l'ho presa, e continueremo a bere acqua, che comunque fa meno male del resto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e mezzogiorno e mezza, e mancano 130-140 km ad Akla, ma sono tutto asfalto, molto noioso, che faremo dopo esserci fatti un panino a base di vashkeri, che non si chiama vashkeri, aspetta, adesso vi dico anche come si chiama, perché questa è una scatoletta che non avevo ancora visto. Landor, sorgente di calcio e proteine. Ma che meraviglia! 16 porzioni, triangolare. Zona di rilievi, 60 km da Kla. C'erano un mucchio di cavi che non ho capito di cosa fossero, se di ghiaia, di sabbia, oppure che ne so, magari hanno trovato i fosfati anche qua. Comunque la zona è bella, guarda che scenari, spettacolo. L'unico problema è che non so se arriverò al PK40 col gasolio che ancora nel serbatoio, se devo fermarmi pochi chilometri prima per fare un travaglio. Sono all'ultima attacca del serbatoio e probabilmente c'è ancora una trentina di chilometri per arrivare a PK40, dove ci sono i distributori. Vediamo, se ci arrivo sono un mago del piede leggero sull'acceleratore. Siamo di nuovo sul piano, si può di nuovo accelerare un po', cercando di stare sempre sui 75 all'ora. Ecco, 1650 giri più o meno, potrebbe essere il modo migliore per consumare poco e fare più strada possibile. Vediamo se tutto ciò basta o no. Vi non voglio dire che siamo arrivati a PK40, ma ormai ci siamo vicini, perché vedo le torri di trasmissione. Siamo a PK40, siamo all'incrocio di PK40.
la penisola di Dakhla che inizia, e questa è la baia. Dovete sapere che io amo questo luogo e tutte le volte che imbocco la penisola mi si stringe il cuore. Nel 1989 ci arrivammo a bordo del mitico Suzuchino e, a parte le costruzioni lasciate 15 anni prima dagli spagnoli, quando la città si chiamava Villa Cisneros, non c'era molto di più. Negli anni ci sono tornato più volte e sono andato molto vicino a costruirci una casa, solo che oggi si è ingrandita a dismisura con costruzioni turistiche che risalgono la penisola per diversi chilometri, e la cosa, nel bene e nel male, non mi lascia indifferente. Direi che c'è l'alta marea se l'acqua arriva fino qua. Mamma mia quanto hanno costruito qua da qua. Siamo solo all'inizio della baia, beh qui c'era già, questo era da Latitude. Una baia piena di kitisti. Qui c'è un'altra roba qua sulla destra, che cos'è questo? Dakhla Ride. Qui abbiamo Lagoon Energy, lì sopra un altro villaggio. Cazzo, guarda come hanno costruito questi delinquenti, mamma mia, c'est incroyable. Guarda quanta roba hanno costruito, di qui, di là, di sopra, di sotto, pieno di gente. Viene qui solo per quello, Hotel Club, Kite School, mamma mia, guarda, Dakhla Evasione, mamma mia, un villaggio fatto a cazzillini, sulla destra, ma guarda te che roba. Vi ho risparmiato tutte le costruzioni che ci sono sul lato interno fino ad arrivare qua dove stiamo praticamente entrando in città, ma è impressionante quello che hanno costruito in questi ultimi 7-8 anni. Ah, c'è anche la prigione locale, c'è qua. Hanno fatto anche la prigione. Comunque impressionante, hanno costruito di tutto, di più, ci saranno almeno 6-7 hotel giganteschi. E qui continuano le costruzioni, quello che c'è a sinistra sono tutti lotissement e roba del genere, mamma mia che roba. Diciamo che avremmo dovuto costruire, avessimo fatto casa all'epoca, sarebbe stato tanto di guadagnato. Guarda che roba qua. Résidence privée de Villas, Palm Lagoon, Istituto di Tecnici Agricoltura, c'è di tutto, Dakhla Palm Lagoon, Dakhla Quad and Events, Blue Bay, è incredibile, è incredibile. Qua ci sono i fuochi. È folle, qui a sinistra hanno comprato per chilometri, stanno costruendo di tutto di più. Mamma mia ragazzi, continuo a dire, avessimo investito all'epoca per pochi soldi che erano, oggi ne avremmo il triplo in tasca. E sono passati 7 anni. D'altra parte con un mare di questo colore qua, verde, smeraldo, spettacolare. Ma guarda che qua, qui non c'era niente, ma niente c'era qua, nulla. Dakhla South Bay, hotel restaurant. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Guarda qui che questione di cemento gigantesco.
Cosa ci sarà qui? Silenzio. Ah, Laguna Beach Hotel e Spa. Ecco. Ecco, la Dakhla che mi ricordo io cominciava tra poco. L'ultima volta che siamo stati qua c'era questa rotonda appena costruita. E Dakhla iniziava qui. Hanno aggiunto un paio di chilometri in più di costruzioni. Mamma mia. D'altra parte, con la natura che c'era in questo posto, Dakhla Atlantic Port, fanno anche il porto grande. Hotel Deluxe a sinistra in costruzione, Kalipau Hotel Palace, incredibile. Qua c'è una zona militare che c'era già all'epoca, ma non è il forte militare è molto più avanti. E qui cominciano le villa, ma già del quartiere dopo quello dove dovevamo prenderla noi, quindi hanno costruito ancora un quartiere in più. Mamma mia, ragazzi. Madre di Dios. Gigantesca. Mamma mia, che roba. Dunque, con questo sono 12 mamma mia in 10 chilometri, il che la dice lunga sul mio stato d'animo. Ed è forse per compensare ciò che dopo una infruttuosa ricerca in città di un hotel dotato di parcheggio sorvegliato, risalgo la penisola e mi concedo uno strappo alla regola ed al budget, fermandomi al Bavaro Beach Hotel.